Bentornati nella rubrica Tokusatsu World. In altri video che trovate sempre su questo canale abbiamo già parlato di alcune serie inedite che non sono mai giunte da noi. Continuiamo quindi questo percorso alla scoperta delle serie nipponiche parlando questa volta di un'altra serie mai giunta da noi, Spider-Man, o come lo pronuncerebbero i giapponesi, Spider-Man. Lo so, molti di voi già sapevano dell'esistenza di una serie giappo su Spider-Man, ma sono sicuro che altrettanti rimarranno comunque sorpresi. Eppure quasi tutti sappiamo e conosciamo la fallimentare serie The Amazing Spider-Man del 1977 prodotta da CBS e interpretata da un poco atletico ma comunque pacioccoso Nicholas Hammond. La serie è il primo esperimento live action sul famoso supereroe e andò in onda dal 77 al 79 e poco dopo fu cancellata. In Italia abbiamo visto il film pilota seguito da altri due film di montaggio come si usava all'epoca, ovvero riprendere vari episodi e rimontarli creando un film vero e proprio per passarlo nelle nostre sale. Nonostante questo, la serie è rimasta comunque nel cuore di molti fan, soprattutto per l'approccio rudimentale del tempo che raffigurava quasi sempre un uomo ragno che correva e combatteva più criminali qualunque che veri supercriminali. Comunque, per tutte quelle persone deluse dall'approccio artigianale e molto camp, come si direbbe oggi, della serie americana, c'è sicuramente un'altra serie che ha preso questi limiti, o pregi, dipende da voi insomma, e li ha moltiplicati per assurdità. Sto parlando appunto della serie giapponese di Spider-Man, prodotta dalla sempre prolifica Toei Company e andata in onda dal 78 al 79 per 41 puntate. Quando si dice vagamente ispirata al fumetto di Stan Lee e Steve Ditko, quel vago è perfettamente calzante, perché a parte l'iconica tuta tutto il resto è rivisto secondo i canoni delle serie Tokusatsu. La serie nasceva dall'accordo stipulato tra la Marvel e la Toei per lo sfruttamento delle loro proprietà nell'arco di 4 anni. Peter Parker qui non esiste, il personaggio principale si chiama Takuya Yamashiro, un giovane motociclista che per nascondere la sua identità si comporta da debole con i suoi amici e per questo molto spesso viene preso in giro. Solitamente nel mondo degli stereotipi a cui siamo abituati, il pavido e l'impacciato non sa andare certamente in moto, ma per gli sceneggiatori giapponesi questo non è un problema evidentemente. Le origini dei suoi poteri differiscono da quel ben più famoso personaggio, perché mentre Peter Parker veniva morso da un ragno radioattivo, a Takuya viene iniettato direttamente il sangue dell'ultimo alieno sopravvissuto del pianeta Spider per ereditare i suoi poteri e combattere l'esercito del malvagio Professor Monster e vendicare quindi la morte di suo padre. Come potrete notare, la perdita di un membro della famiglia rimane una costante fondamentale per i vari personaggi ragneschi. La cosa sicuramente più convincente della serie dei giapponesi era che nonostante i mezzi rudimentali, le movenze di Spider-Man e i suoi superpoteri erano decisamente resi meglio sullo schermo, e chi non è d'accordo su questo punto verrà crivellato all'istante. Invece la cosa particolare che rende questo Spider-Man così cool sono i suoi fantastici gadget partoriti dalle geniali menti nipponiche. Il vistoso braccialetto di metallo, ad esempio, con cui spara varie ragnatele e chiama la sua fantastica nave Marvel ad aiutarlo. Strano nome, vero? Suona alquanto familiare. Braccialetto che poi veniva sostituito da una versione più leggera durante le riprese da lontano perché si dice fosse molto pesante in scena. Inoltre, cosa non meno importante, il braccialetto conteneva il suo fantastico costume. Costume rudimentale, molto rudimentale, questo va detto,
perché aveva un'avanzatissima chiusura lampo. Si distingueva per gli occhi molto stretti, giustamente a mandorla, e le mitiche cuciture fatte da qualche nonnina nipponica sempre pronta a rompersi. Si dice che l'ultima tuta rimasta in vita dopo la fine della serie sia quella che appare nel 2005 durante l'intervista a Stan Lee per promuovere l'uscita dell'edizione DVD. Non è mai stata una novità vedere una macchina accanto al personaggio di Speedy, perché la Spider-Car, la Spider-Mobile o Spider-Buggy, come cavolo vi pare, fu introdotta nei fumetti nel 74, quindi non è proprio niente di nuovo che i giapponesi dotarono il buon Takuya con un'auto volante chiamata Spider Machine G7. La serie è fondamentale soprattutto per un concetto che è diventato il marchio di fabbrica per le serie Super Sentai, ovvero il robot usato dal personaggio principale per sconfiggere i nemici nella battaglia finale. Proprio per questo Takuya ha a disposizione l'astronave Marvel, che all'occorrenza si trasforma nel gigantesco robot chiamato Leopardon. Nell'ultimo film di Spider-Man uscito in questi giorni, dove alcune storiche apparizioni, chi vuole intendere intenda, sono la ciliegina sulla torta di quel film, ampiamente apprezzato da tutti, tranne dai soliti snob, quella gente un po' con la puzza sotto il naso come il sottoscritto perché non l'ha apprezzato, sarebbe stato simpatico per i fan più esigenti, appunto tra cui io, inserire anche lo Spider-Man giapponese. Ma a quanto sembra i due personaggi potrebbero, intendo Spider-Man e Leopardon, apparire molto presto nel nuovo film animato dello Spider-Verse. Vieni, fa una sega alla pioggia all'uomo ragno. Buonanotte! Grazie di avermi ascoltato anche questa volta. Se avete ricordi o aneddoti in merito a questa serie fatemelo sapere qui in basso nei commenti, così ne parliamo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. Vi lascio sempre qui sotto nella descrizione del video i miei riferimenti social, magari ci sentiamo in altri contesti, e vi aspetto sempre qui al prossimo video. Ciao ciao!